Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la prima metà di novembre 2023. Cosa ho visto? La torre, amici dei pesci. Periodo di destrutturazione. Può essere di un progetto, può essere di un'idea o di diverse idee. Magari è un cambio di direzione di una situazione o di una relazione. Vi ricordo che comunque queste sono stese generiche, ok? Quindi possono riguardare il lavoro piuttosto che la crescita spirituale, piuttosto che la famiglia. Poi comunque per quello che riguarda gli affetti e l'amore ci sarà una stesa aggiuntiva la prossima settimana, ok? Se invece volete vedere il lavoro e i single usciranno più avanti, vedete sempre tutto nelle playlist. Per il resto ricordarvi che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Allora ragazzi, cominciamo con un 10 di pentacoli, la morte, la ruota della fortuna, fante di spade, asso di bastoni, 7 di bastoni e imperatore, cioè voglio dire rottura, 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 cioè in realtà sarebbe rottura, rottura, cambiamento, però comunque siamo in una fase di ribaltamento della situazione nella prima settimana di novembre. C'è qualche rottura di contratto, qualche rottura di una relazione, di una unione, di qualche cosa che fino a questo momento è stato bello, florido, in equilibrio, in armonia e soprattutto riconosciuto dalla società, riconosciuto da un gruppo, riconosciuto all'esterno, che in qualche modo si interrompe. Ho la sensazione che potreste essere voi a interrompere questa situazione o questa relazione. Adesso andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, ragazzi. Partiamo dal 10 di pentacoli. Amanti. E regina di spade. Allora sì, potrebbe riguardare una questione familiare o aziendale. Quando c'è un 10 di pentacoli al contrario è come se non ci fosse appunto un equilibrio, un'unione. È l'armonia qui, quella che manca. E la regina di spade mi dice che è come se ci fosse una sorta di freddezza in tutto questo. Tenete presente che la carta degli amanti fa anche riferimento alla scelta, allo scegliere tra il vecchio e il nuovo. Andiamo a vedere la morte. Fante di coppe, carro. Interessante, e asso di denari. Ragazzi, qui guardate, vi dico che questo tipo di rottura, questo tipo di interruzione, che sia di una relazione, che sia di un equilibrio familiare, che sia di un lavoro, vi dirò che vi porterà a rinascere letteralmente, come dice la morte. Vedo nuove idee, nuove direzioni, nuove possibilità che si aprono, nuove strade. Tenete presente che l'asso di denari fa parte,
di tutto quello che può radicare, di tutto quello che può mettere radici e prosperare. È anche una carta che parla di doni, quindi può essere che vi facciano un'offerta inaspettata, magari può essere un'offerta, prendetela così com'è, però è quello che ho sentito, nei villaggi turistici o sulle navi da crociera. Quindi fortemente potrebbe essere per un lavoro. Ehm, quindi ragazzi, sento che tutto sommato ci sono delle nuove porte che si possono aprire. Andiamo a vedere la ruota della fortuna. Una è volata, la recupero. Cinque di bastoni e giudizio. Io credo che qualcuno qui abbia già mandato dei curriculum, si sia già mosso per uscire da questa situazione o abbia già fatto qualche cosa, ok? Però è come se o non c'è ancora una visione di insieme di quale potrebbe essere la direzione potenziale, oppure è come se si stesse aspettando qualche tipo di input dall'esterno, qualche tipo di aiuto, qualche tipo di evento fortunato, magari qualche vincita, qualche notizia, soprattutto se è legato al mondo degli investimenti, se il lavoro che fate, se il tipo di, diciamo, sì, soprattutto se è legato al mondo degli investimenti, del mercato. Mm? Andiamo a vedere il fante di spade. Wow, che forte. Sì. Ragazzi, qui dovete guardare nel lungo periodo. Se volete trovare una sorta di direzione permanente, quello che magari qui non riuscite bene ancora a definire, qui con la sacerdotessa vi dice, uno, di fidarvi del vostro intuito, di aprire il cuore, che è proprio quello che avete, che fate fatica a fare. E con il fante di spade è come se vi dicessero di cercare più informazioni, perché ho come la sensazione che ci sia qualche tipo di bando, graduatoria, conflitto, gara, qualche questione che voi dovrete affrontare per dare un indirizzo a questa direzione, di cui non siete a conoscenza. C'è qualche cosa, qualche informazione che vi manca. Avete bisogno di tenere sotto... Guardate, è come quando si fa un nuovo progetto. Sì, è vero, il progetto bisogna farlo partire, ma poi non è vediamo come va. Ok, il progetto si fa partire e lo si tiene monitorato durante il tempo. Ci si pone come un, come vi dico, un aiuto, come si dice in italiano? Non un punto di arrivo. Sì, comunque tipo un calendario con gli obiettivi, non mi veniva, scusate, con gli obiettivi da raggiungere. Andiamo a vedere questo asso di bastoni perché parla di nuovi inizi. Ah, e vi dico che avendo il carro, a novembre, nella prima parte di novembre, ci potrebbe essere uno spostamento, un movimento, se non è un cambio di direzione o il dare una direzione a questa nuova idea, nuova opportunità. Ah, un'altra cosa, se per caso fosse una questione lavorativa, non fatevi influenzare dal fatto che magari vi manca un attestato per iniziare questo nuovo percorso, perché quelli si possono prendere cammin facendo. Allora, allora, vedendo solo queste tre carte, ragazzi, tutto mi dice nuova avventura, nuova relazione, nuova storia, nuova proposta, nuova passione. Però riprendendo un po' il tema generale con cui ho trattato la lettura, cioè che è più sul lavoro o sulla famiglia, sì, ma comunque vedo una nuova passione. Guardate, qui potrebbe essere in termini più generici un'azione
Difatti qui vediamo anche un cavaliere di coppe, come se arrivasse una proposta, la possibilità di un nuovo inizio, un nuovo hobby magari, vi propongono un nuovo tipo di, sì, di hobby, di passione, qualche cosa vi dirò da cui voi tenderete a difendervi. Probabilmente perché non vi sentite preparati per affrontare questo nuovo inizio. È come se vi dicevo, ehm, vi mancassero dei dati o vi mancasse un pezzo di carta, un documento, una laurea, un attestato. Andiamo a vedere il 7 di bastoni. Sì, sì, voi vi difendete come? O è il personaggio, ragazzi, qua che non vi ispira, la persona che vi fa l'offerta, che non vi ispira, o come l'idea che per qualcuno tenti, cioè questa offerta sia un'offerta che potrebbe riguardare il lavoro, ma è come se questa persona tenti di mischiare lavoro e relazioni, come sapete i piacioni, no? Quelli che fanno un po' i cascamorti. Ecco, questa persona ho la sensazione che sia un po' così. Ovviamente non è così per tutti, chiaramente, però. Ragazzi, qui non vi posso negare che avrete forti dubbi che vi faranno abbastanza impazzire, devo dire, nel senso che c'è qualcosa di questa persona, di questa situazione di cui non vi fidate. O è perché non vedete chiaro, non vedete nel lungo periodo, ecco perché prima vi dicevano di guardare appunto, fate tipo una valutazione quindi nel lungo periodo, se nel breve non vi torna, per dire. Se fosse una situazione familiare, ragazzi, qui ho come la sensazione che ci potrebbero essere ehm, fondamentalmente una disarmonia di base, soprattutto se è solo una coppia familiare, magari ci sono dei bambini piccoli, però ho come l'idea che qui si debba interrompere il karma, perché ho come la sensazione che ci sia un prendi e molla. È come qui la ruota della fortuna e soprattutto vedendola col giudizio al contrario, mi fa pensare al fatto che voi non vogliate risvegliarvi, non vogliate uscire da questa ruota, anzi, a voi andrebbe bene ricominciare con questa persona, ricominciare in questa. È come se aveste ancora delle speranze. Però poi in realtà alla fine, vedendo questo tra di spade, credo che qui il problema sia proprio che voi non ci vedete chiaro, non seguite l'intuizione e soprattutto cuore. È come se foste più in una fase mentale di controllo piuttosto che di accorgervi che il vostro cuore è denutrito. Perché qui c'è la sofferenza e non lo posso negare. Andiamo a vedere l'imperatore. Mm. Ragazzi, di nuovo la torre, imperatore e imperatrice. Sento che molti possono essere preoccupati per una questione relativa alla casa. È per quello che si preferisce magari ricominciare o adattarsi o cercare di barcamenarsi in una dinamica che si sa non essere positiva per noi perché crea sofferenza, però perlomeno la si sa gestire. Ma qui ragazzi, se volete trovare la stabilità, la prosperità, l'abbondanza e la possibilità di crescita, bisogna rompere col passato. Bisogna rompere con i pensieri e le preoccupazioni del passato, il che vuol dire tecnicamente togliere le situazioni che vi creano preoccupazioni e che vi creano pensieri. Vi dico,
non dico che l'altra persona non abbia buone intenzioni, ok? O che voi non abbiate buone intenzioni. Però cosa succede? Quando si instaurano certe dinamiche di comportamento, se non le si lavora, la relazione resta quella che è, quindi si ricreano le dinamiche di comportamento, che non è scusa ho capito non lo faccio più, ok ti perdono e boh, pace amici come prima, perché la volta dopo è di nuovo così. Bisogna parlare del tema, cercare di capire perché uno si è comportato così, perché all'altro ha dato fastidio, che tipo di sofferenza ha fatto vibrare. E se la persona non è disposta a parlare è perché non vuole vedere. Andiamo a vedere un oracolo. Carta numero 8 che guarda caso l'8 se lo si gira fa riferimento all'infinito, ossia ai cicli che si ripetono. Qui avete bisogno di rompere qualche cosa di egoico, qualche idea che serve a mettere a tacere il vostro ego, qualche senso di sicurezza, qualche senso di sentirsi utile. Allora, questa carta nettamente vi dice di creare la vostra tribù. Qui c'è l'inizio, l'asso di bastoni. E comunque dopo ogni rottura, dopo ogni destrutturazione, c'è una ristrutturazione con fondamenta migliori, più solide. E poi abbiamo tic tac, è la carta del tempo. Datevi un tempo, il calendario di cui parlavo prima. Perché il tempo scorre ed è l'unica cosa che non torna più indietro. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile, non fatevi spaventare dai momenti torre, arrivano sempre quando l'universo ci deve reindirizzare, perché lì dove stiamo andando non è più giusto per noi. Solo che se non siamo noi a fare il taglio, a un certo punto arriva l'universo che taglia al posto nostro. Quindi fa parte della vita, sono momenti che fanno parte della vita, ok? Io spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come, insomma, orientare le vostre energie nel prossimo futuro. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete anche condividere il video o abbonarvi. Se per caso fate fatica a trovare il tasto abbonati, può dipendere dal tipo di, dal modello di cellulare che avete oppure dagli aggiornamenti. Potete provare da un'altra macchina, quindi da un computer o da un altro telefono, oppure cambiare account. Se poi comunque il problema persiste, fatemelo sapere nei commenti oppure mi scrivete via mail. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!